Questa è una storia strana, secondo me. Ho scherzato sull'annullare il mio matrimonio, ma mio fratello ha confessato il suo amore per la mia fidanzata, mentre lasciava sua moglie incinta e convinceva la nostra famiglia a disconoscerci. Quindi, penso di aver accidentalmente distrutto la mia famiglia. Lasciatemi spiegare. A 30 anni mi sono fidanzato con la mia bellissima fidanzata Stacy 28. Stacy e io siamo cresciuti insieme nello stesso quartiere. Abbiamo frequentato lo stesso asilo e siamo stati praticamente inseparabili fino al liceo. Abbiamo iniziato a frequentarci quando avevamo 22 e 20 anni. Abbiamo avuto una relazione a distanza per 2 anni quando eravamo entrambi al college, ma nel momento in cui mi sono laureato, mi sono trasferito nella sua città per stare con lei e ho iniziato la mia attività. Avevo abbastanza di stare lontano da lei durante la nostra fase di distanza e il tempismo non poteva essere migliore. Abbiamo vissuto insieme per 1 anno mentre lei finiva la scuola per infermieri e io lavoravo duramente per costruire la mia attività. Ci è voluto molto lavoro duro, ma l'attività è andata bene e Stacy ha appena finito la scuola per infermieri l'anno scorso e ha iniziato a lavorare come infermiera pediatrica. In quel momento era passato 1 anno da quando vivevamo insieme. Finalmente ho fatto quello che avevo sempre sognato di fare e le ho chiesto di sposarmi. Per fortuna ha detto sì, anche se ci siamo fidanzati quasi 1 anno fa. Abbiamo deciso di prima risparmiare abbastanza per comprare una casa tutta nostra prima di spendere soldi per un matrimonio, perché nessuno dei due ci teneva molto a un grande matrimonio. Tutto era semplicemente perfetto. Era esattamente come immaginavo le cose sarebbero state quando ero giovane. Entrambi guadagnavamo bene e speravamo di sposarci l'anno prossimo e magari anche di iniziare una nostra famiglia. Quindi sì, le cose andavano alla grande. Non avrei mai pensato che uno scherzo, di tutte le cose, potesse potenzialmente rovinare la mia vita e capovolgere la mia famiglia, ma è esattamente quello che è successo la settimana scorsa quando ho fatto una stupida osservazione durante la cena di famiglia. Doveva essere un'occasione felice. I miei genitori avevano invitato me e Stacy per festeggiare il loro anniversario. Hanno anche invitato mia sorella minore Amy, mio fratello maggiore Mark e sua moglie Lisa. Mark e Lisa sono sposati da circa 2 anni e aspettano il loro primo figlio. Lo dico ora perché è importante che voi sappiate questo prima di entrare nei dettagli di cosa è realmente accaduto. Eravamo tutti seduti intorno al tavolo godendoci il cibo e il vino quando mio padre ha scherzosamente chiesto a me e Stacy se avevamo mai pianificato di sposarci o se era un fidanzamento permanente. Prima che qualcuno lo critichi dicendo che era scortese, voglio solo chiarire che mio padre è un grande burlone. Conosce Stacy sin dall'infanzia e la vede già come una nuora. Sapeva abbastanza bene che non c'era dubbio che non ci saremmo sposati, stava solo prendendoci in giro come fanno i padri. Ho riso, ho alzato le spalle e ho detto qualcosa come «Oh, sai, è molto lavoro, chissà se ne vale la pena, forse dovremmo solo annullarlo e risparmiarci il problema». L'ho detto come uno scherzo innocuo. Amo Stacy più di qualsiasi cosa e non vedo l'ora di sposarla. Stavo solo cercando di alleggerire l'atmosfera e far ridere tutti. Ero anche un po' ubriaco e non mi rendevo conto affatto che ciò che ho detto poteva turbare la mia fidanzata. Di solito è molto sportiva e scherza con me, ma non so. Deve essere sembrato cattivo e lei è scoppiata in lacrime. Ero inorridito. Mi sono scusato immediatamente e le ho detto che stavo scherzando e non intendevo nulla di quello che ho detto e che non vedevo l'ora di sposarla, il che è completamente vero. Ma lei era molto turbata ed è corsa in bagno. L'ho seguita ma non voleva aprire la porta. Ho dovuto tornare al tavolo da pranzo e tutti erano semplicemente inorriditi. Nessuno ha finito la cena. Mia madre e mia sorella hanno parlato con Stacy e mi hanno detto che avrebbe voluto un po' di tempo da sola e che sarebbe rimasta lì per la notte. Mi hanno detto che avrei dovuto andarmene e darle un po' di spazio. Mi sono scusato di nuovo con lei e sono uscito sentendomi veramente male per quello che avevo fatto. La mia fidanzata è l'amore della mia vita e ferirla è l'ultima cosa che vorrei mai fare. Sono tornato a casa e le ho inviato un lungo messaggio scusandomi per quello che avevo detto e assicurandole che non avrei mai più detto nulla di simile. Avevo completa fiducia nella nostra relazione e sapevo che, anche se ci sarebbe voluto del tempo, avremmo superato questo e lei mi avrebbe perdonato.
Sono andato a letto sperando di sentirla la mattina seguente. Dire che non potevo immaginare come si sarebbero realmente svolte le cose sarebbe un enorme eufemismo. Era abbastanza tardi quando sono andato a dormire quella notte e quindi mi sono svegliato tardi. Ho provato a controllare il mio telefono per vedere se Stacy aveva mandato messaggi, ma ho visto che era scarico. Ovviamente, avevo dimenticato di collegarlo prima di dormire la notte. Ero in preda al panico, chiedendomi se mi fossi perso delle chiamate o dei messaggi da Stacy mentre il mio telefono era spento. Nel momento in cui l'ho collegato, ho visto che c'erano dozzine di chiamate perse e messaggi, non solo da Stacy, ma anche da mia madre, mio padre, mia sorella e persino mia cognata. Ero terrorizzato. Ho chiamato immediatamente Stacy, ma non ha risposto, quindi ho chiamato mia madre. Nel momento in cui ha risposto, stava praticamente urlando chiedendomi dove diavolo fossi e perché tutti avevano cercato di raggiungermi per secoli. Ho provato a spiegare che avevo solo dimenticato di collegare il mio telefono, ma mi ha detto di non perdere altro tempo e di tornare a casa immediatamente. Ho guidato più velocemente di quanto avessi mai fatto e ho continuato a chiamare Stacy lungo la strada, ma non ha risposto. Questo ha solo peggiorato la mia ansia e continuavo a pensare ai peggiori scenari possibili. È stato facilmente il 21 minuti più stressante della mia vita. Sono arrivato a casa e non appena mi sono fermato ho sentito delle urla. Potete immaginare l'effetto che ha avuto su di me. Sono corso in casa e mi sono diretto in cucina da dove proveniva tutto il trambusto. Tutta la famiglia era lì. Stacy sembrava estremamente turbata e mia madre stava urlando a tutti. Mia sorella è stata la prima a vedermi e lo ha annunciato a tutti. Quando mia madre e Stacy mi hanno visto, è scoppiato il caos. Mia madre ha iniziato a urlarmi contro dicendo che la mia stupidità aveva distrutto questa famiglia per sempre. Ero così confuso. Ho chiesto a mia sorella cosa stesse succedendo. Ha detto che sarebbe stato meglio se lo chiedessi alla mia fidanzata. Il fatto che mia madre si riferisse a Stacy come alla mia fidanzata era strano di per sé. È sempre stata affettuosa con lei e la chiamava Stace. Mi sono rivolto a Stacy e le ho chiesto di dirmi cosa stesse succedendo. Ha detto che dovremmo parlare in privato. Mia madre era uscita di corsa dalla cucina a quel punto, così io e Stacy siamo andati nella mia camera da letto per parlare. Ero estremamente stressato a quel punto e l'ho implorata di dirmi cosa fosse successo. Ha detto che dovrei calmarmi e ascoltarla. Era troppo tardi per calmarmi a quel punto. Le ho detto che stavo bene e di dirmi semplicemente cosa stava succedendo. Ha preso un respiro e mi ha detto che la mattina presto ha sentito qualcuno bussare alla sua porta e quando ha aperto ha visto mio fratello lì. Era un po' sorpresa e gli ha chiesto cosa stesse succedendo. Lui ha detto che dovevano parlare di qualcosa di importante. Ha chiesto cosa e lui ha detto che sarebbe stato meglio se potessero parlare in privato. Lei ha acconsentito e hanno deciso di fare una passeggiata insieme. Ecco dove le cose sono andate storte. Avevano appena girato l'angolo del nostro isolato e mio fratello le ha chiesto come si sentisse dopo tutto quello che era successo la sera precedente. Lei ha detto che stava bene e che aveva solo avuto uno scoppio e aveva già provato a chiamarmi per parlare, ma il mio telefono era spento. Ha detto che stava pianificando di tornare a casa da me dopo colazione. Mio fratello l'ha guardata per un po' e poi ha iniziato a dire cose tipo come ci aveva visti insieme per anni e aveva sempre pensato che non fossi gentile con lei e che meritava qualcuno che la rispettasse e valorizzasse il suo tempo. Stacy si è sentita un po' a disagio e ha cercato di difendermi dicendo come io sia solo un po' sciocco a volte. E scherzo, ma la amo e non cercherei mai di farle del male. Mio fratello l'ha interrotta a quel punto e ha detto che non doveva più fingere e che doveva alzare i suoi standard e stare con qualcuno di migliore invece di accontentarsi di me. Lei era confusa e stranita e gli ha chiesto perché stesse dicendo tutto questo. Lui le ha detto che non c'era un modo facile per dirlo, ma che era innamorato di lei da anni e sperava sempre che io e lei ci lasciassimo così, lui avrebbe potuto chiederle di uscire. Si era accontentato di sua moglie solo perché noi ci eravamo fidanzati. Stacy era scioccata. Mi ha detto che inizialmente pensava stesse scherzando
e ha riso chiedendogli di smettere di prenderla in giro e anche chiedendogli se avevo organizzato tutto questo per prenderla in giro. Quando è diventato chiaro che non era uno scherzo e che era sincero, è rimasta inorridita. Gli ha detto che era un mostro per aver fatto questo alla sua moglie incinta e che era disgustata da lui. È scappata via ed è tornata a casa. Voleva salutare rapidamente la famiglia e tornare a casa nostra. Non voleva raccontare a nessuno della mia famiglia di questo, ma era già troppo tardi. Indovinate chi ha visto in casa quando è tornata? Mia cognata. Stava piangendo a mia madre e mia sorella e quando ha visto Stacy è diventata così arrabbiata e le è saltata addosso e ha dovuto essere trattenuta da mia sorella. È stato abbastanza drammatico come potete immaginare. Quando si è svegliata quella mattina, ha visto che mio fratello non era lì. Dopo averlo cercato per tutto l'appartamento, ha trovato una nota sul comodino. La nota era di lui e aveva scritto che era dispiaciuto, ma non poteva più vivere una bugia e doveva andarsene perché quella poteva essere la sua unica possibilità di stare con Stacy prima che fosse troppo tardi. Ha controllato e apparentemente aveva preso i suoi vestiti e altre cose dall'appartamento. La povera ragazza era ovviamente devastata e ha provato a raggiungerlo, ma ha scoperto che l'aveva bloccata. Quindi ha deciso di vedere se era a casa di mia madre. Appena arrivata ha visto Stacy ed è impazzita. C'erano molte urla e molte offese. Stacy è stata chiamata rovina famiglie tra le altre cose. Mia madre era incredibilmente imbarazzata e se l'è presa con Stacy e me. Mio padre ha cercato di calmare le cose, ma mia madre gli ha detto di non interferire. Hanno tutti cercato di raggiungermi, ma, come per sfortuna, ero indisponibile. Mia cognata ha lasciato casa nostra dicendo che non avrebbe mai perdonato questa famiglia perché è a causa nostra che ora deve essere una mamma single. A quel punto avevo già parlato con mia madre e stavo già arrivando. Apparentemente avevano provato a chiamare mio fratello, ma non rispondeva a nessuno. Quindi questo è quello che è successo. Onestamente, ero troppo sotto shock per processare tutto questo per un po'. Ho solo fissato Stacy. Non penso di aver ancora processato tutto onestamente. Stacy ha detto che aveva provato a spiegare che non aveva idea di tutto questo e che era la prima volta che mio fratello diceva tutto questo. So per certo che è vero. Non posso credere che apparentemente sentisse queste cose da così tanto tempo. Ovviamente ero deluso e arrabbiato con mio fratello, ma ero ancora più arrabbiato con mia madre e mia sorella per aver cercato di incolpare Stacy per quello che è successo. Voglio dire, posso forse capire il comportamento irrazionale di mia cognata nell'incolparla, ma è ingiusto che tutti si alleino contro di lei quando non ha fatto assolutamente nulla di male ed era già molto turbata per tutta la faccenda. Mi sono scusato con lei per tutto quello che ha dovuto sentire e per non essere tornato a casa prima. Poi le ho detto di uscire e aspettare in macchina mentre parlavo con mia madre e mia sorella. Mentre lei aspettava fuori, ho provato a parlare con mia madre e mia sorella. Mia madre era ancora incredibilmente irragionevole e mi ha detto che tutta questa faccenda si sarebbe potuta evitare se solo avessi controllato le mie parole e non avessi detto quella cosa sull'annullare il matrimonio. Non posso credere quanto sia stupido tutto questo. Chiunque con un minimo di cervello avrebbe capito che stavo scherzando, anche se non avrei dovuto dirlo. Non capisco come nessuno stesse incolpando mio fratello perché, non importa cosa ho detto o fatto, lui è stato quello che ha rovinato tutto facendo quello che ha fatto. Ho detto a mia madre che doveva scusarsi con Stacy perché nulla di questo era colpa sua e meritava di essere trattata con rispetto. Questo ha solo fatto arrabbiare mia madre e mi ha detto che non avrebbe mai detto una parola gentile a lei per aver sedotto suo figlio e per essere una rovina famiglie. Non potevo credere a quello che stavo sentendo e ho detto a mia madre di ritirare quello che aveva detto. Mia sorella ha detto che non c'era modo che mio fratello avesse fatto tutto questo dal nulla e che Stacy doveva avergli dato qualche segnale che non era felice con me, perché altrimenti perché avrebbe avuto il coraggio di lasciare mia cognata? Mia madre ha detto che io e Stacy avevamo rovinato questa famiglia e la sua possibilità di essere una nonna, perché mia cognata aveva detto che non avrebbe mai permesso a nessuno di questa famiglia di avvicinarsi a lei o al suo futuro figlio. Ho cercato di difendermi ancora e farli ragionare, ma mi hanno solo detto di uscire e di non mettere mai più piede in questa casa. Ero anche furioso per la loro stupidità
e ho deciso di andarmene. Ho guidato verso casa con Stacy. Siamo ancora molto turbati e non sappiamo cosa fare. Ho messo in dubbio me stesso e tutte le cose che mia madre e mia sorella hanno detto continuano a ripetersi nella mia testa. Non so nemmeno cosa credere più. Sto solo sperando che mia madre e mia sorella tornino in sé e si rendano conto che stanno incolpando l'unica persona innocente in questa situazione. Ho provato a contattarli, ma mio padre mi ha fatto sapere che nessuno di loro vuole parlare con me o Stacy. Sono io il responsabile per aver fatto uno scherzo. Aggiornamento 1. Voglio solo dire che sono davvero grato a coloro che mi supportano e pensano che non abbia fatto nulla di male quella notte alla cena. Alcuni di voi hanno anche chiesto perché Stacy ha reagito come ha fatto dopo il mio scherzo. Non volevo entrare nei dettagli perché è abbastanza personale, ma ho chiesto a Stacy se si sentiva a suo agio nel condividerlo su Reddit e ha acconsentito. Anche sì, mi ha perdonato per il mio scherzo. Le ho detto che sapevo di essere stato un grande idiota e che non avrei mai più detto nulla di simile. La nostra relazione è forte come sempre e so che possiamo superare questo momento difficile insieme. Ecco la cosa, anche se io e Stacy avevamo discusso che saremmo rimasti fidanzati per un po' e ci saremmo concentrati su obiettivi più grandi come comprare la nostra casa prima di sposarci, lei stava in realtà iniziando a sentirsi un po' insicura riguardo a questo. Apparentemente, un paio di mesi fa ha sentito alcune delle sue colleghe parlare di lei e del suo fidanzamento permanente al lavoro, il che l'ha davvero turbata. Ha cercato di essere ragionevole e non me ne ha parlato perché sapeva che le avrei detto che dovevamo sposarci subito, ma nella sua testa sapeva che aspettare era una decisione più responsabile dal punto di vista finanziario. Inoltre, aveva completa fiducia nella nostra relazione, ma era comunque qualcosa con cui stava lottando. Credo che il mio tempismo fosse solo sbagliato. Era già un po' nervosa quando mio padre ha scherzato su questo fidanzamento eterno, ma è riuscita a mantenere la calma. Immagino che quando ho detto qualcosa di simile sia stato come aggiungere insulto al danno. Si è sentita imbarazzata e ferita e l'ha riportata al giorno in cui ha sentito le sue colleghe parlare di lei. Non avevo idea di tutto questo. Onestamente, mi sento come se non fossi stato un buon partner per non aver notato che era turbata. Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che avremo effettivamente una piccola cerimonia entro i prossimi 6 mesi in modo che non abbia mai più ansia a riguardo. Negli ultimi 2 anni abbiamo parlato di avere un bel matrimonio in spiaggia una volta che avremo la nostra casa, ma penso che sia più importante per la nostra relazione avere semplicemente una cerimonia. Con tutto quello che sta succedendo in famiglia, pianificare un matrimonio sembra estremamente stancante. Ma finché ho lei con me, penso che starò bene. Inoltre, per coloro che chiedono perché è rimasta a casa di mia madre invece di tornare all'appartamento e farmi stare a casa, ragazzi, la mia famiglia e io conosciamo questa ragazza da praticamente tutta la sua vita. Ha trascorso innumerevoli ore in quella casa e la mia stanza d'infanzia è praticamente il suo posto. Ama la mia famiglia. Onestamente, prima di quel giorno, se qualcuno mi avesse detto che mia madre e mia sorella si sarebbero rivoltate contro di lei e sarebbero state così orribili con lei, non ci avrei mai creduto. Questa intera situazione è estremamente deludente e ha attaccato letteralmente tutto ciò in cui credo. Sono preoccupato per la mia relazione, la mia famiglia non mi parla e sto ancora elaborando quello che ha fatto mio fratello. A proposito di mio fratello, non è stato in contatto con Stacy da quel giorno. Sta anche ovviamente evitando le mie chiamate. Non so dove sia. Ho provato a parlare con la mia famiglia di lui, ma, di nuovo, nessuno voleva parlare con me. Mio padre sta cercando di rimanere neutrale, ma non vuole far arrabbiare mia madre. È isterica al pensiero di non essere nella vita del suo primo nipote. Mio padre mi ha anche detto che hanno provato a contattare mia cognata, ma lei ha chiarito che non era interessata a parlare con nessuno di loro. Avreste potuto darmi 1.000.000 di anni per indovinare, ma non avrei mai potuto immaginare che mio fratello avesse una cotta per Stacy. È 3 anni più grande di me. Noi 3 giocavamo insieme da bambini e, come ho già detto, Stacy e io siamo stati molto vicini letteralmente da sempre, anche se abbiamo iniziato a frequentarci solo nel mio ultimo anno di liceo. Mio fratello è sempre stato popolare con le ragazze. Ha avuto molte fidanzate nel corso degli anni, sia relazioni serie che casuali. Se avesse voluto, avrebbe potuto chiederle di uscire prima di me, ma non l'ha fatto.
Non credo di averlo menzionato prima, ma io e Stacy ci siamo presi una pausa per quasi un anno durante la nostra fase di distanza prima di rimetterci insieme. Lui sapeva di questo e non si è mai mosso verso di lei, neanche lontanamente. Quindi, onestamente, non capisco come abbia tirato fuori questo colpo di scena dal nulla. Mi sento male per quello che ha fatto a mia cognata. Sia io che Stacy abbiamo provato a contattarla per spiegare la nostra versione della storia, ma lei ha rifiutato di parlare con noi. Dopo aver provato per alcuni giorni, abbiamo deciso di rispettare la sua scelta e di non avvicinarla più. Onestamente, non so più cosa fare riguardo a questa situazione. Credo ancora che la mia fidanzata meriti delle scuse dalla mia famiglia per tutto quello che ha dovuto sentire da loro e mi assicurerò assolutamente che le ottenga. Ma per ora entrambi abbiamo concordato che sarebbe meglio lasciare raffreddare le cose un po' prima di iniziare un'altra lotta. Aggiornamento 2. Ciao a tutti, scusate per l'aggiornamento super tardivo, ma onestamente le cose sono state incredibilmente stressanti per la mia famiglia e non ero nello stato mentale giusto per aggiornare il post. Mi dispiace di avervi fatto aspettare e apprezzo la vostra pazienza mentre condivido più dettagli su ciò che è stato succedendo nella mia vita folle. Non posso credere di scrivere questo, ma mio fratello è tornato da sua moglie. Sono passate alcune settimane da quando è iniziato tutto questo caos e apparentemente è tornato a casa la scorsa notte e ha implorato mia cognata di dargli un'altra possibilità. Ha detto che non stava pensando chiaramente e che era tutta colpa di Stacy. Ha avuto l'audacia di dire che lei, Gaily, stava dando segnali da anni e quella notte gli è semplicemente andato alla testa e ha preso quella decisione senza pensare. Non so come qualcuno possa credere a questa barzelletta, ma apparentemente mia cognata ha fatto. Ha deciso di perdonarlo, ma non è stata nemmeno la parte più folle. Il vero motivo per cui sto scrivendo questo aggiornamento è a causa della reazione della mia famiglia alla notizia. Mia cognata non voleva più far parte della famiglia e voleva che mio fratello si trasferisse in un altro stato e crescesse il loro figlio lontano dalla mia famiglia. Mio fratello ha cercato di convincerla a cambiare idea e lei ha acconsentito, ma aveva una condizione. Ha detto che non voleva mai più vedere me o la mia fidanzata e che avrebbe permesso ai miei genitori e a mia sorella di far parte della vita del bambino solo se tutti ci avessero tagliato fuori dalla famiglia per sempre. Secondo lei, era giusto non voler affrontare le persone che le avevano causato tanto dolore. Mio fratello ha dato la notizia alla mia famiglia e sono sinceramente deluso che abbiano scelto lui e il loro futuro nipote al posto mio. Mia madre e mia sorella non mi parlano nemmeno. Mio padre è venuto a casa mia per dare la notizia. Ho cercato di difendere me e Stacy, ma mio padre mi ha solo detto di lasciar perdere e di non peggiorare le cose. La delusione che provo verso tutta la mia famiglia non può essere descritta a parole. Questo è successo pochi giorni dopo il mio ultimo aggiornamento. Sono passate un paio di settimane da allora. Stacy e io stiamo attraversando un momento difficile nonostante i miei migliori sforzi per rassicurarla che nulla di tutto questo era colpa sua. Si sente ancora in colpa per il fatto che io sia stato tagliato fuori dalla mia famiglia. Onestamente non me ne importa più nulla a questo punto. Più di ogni altra cosa, sono arrabbiato con loro per essere così codardi e per aver scelto orgogliosamente la peggiore possibile posizione su questa questione. Ho cercato di mettere tutto questo alle spalle, ma non ci riesco proprio. Ho cercato di pensare a modi per vendicarmi di loro nonostante Stacy mi dica che dovrei andare avanti. Vediamo, forse troverò qualcosa. Almeno voglio insegnare una lezione a mio fratello. Aggiornamento 3. Ho un aggiornamento interessante per voi. Come ho menzionato nel mio ultimo aggiornamento, Stacy e io siamo stati turbati dal modo in cui la mia famiglia sta gestendo questo incidente. È chiaro che mio fratello è tornato solo perché ha realizzato che Stacy non avrebbe mai nemmeno pensato di stare con lui e non aveva nessun altro posto dove andare. Non incolpiamo mia cognata, ovviamente deve essere spaventoso anche solo pensare di essere una mamma single, ma sappiamo anche che non è affatto giusto per lei. Quindi, in mezzo a tutta questa turbolenza familiare, Stacy e io abbiamo ideato un piano audace per esporre la vera natura di mio fratello. È stata una mossa rischiosa che eravamo disposti a fare per il bene di tutti.
Non avevo dubbi che mio fratello fosse la stessa persona che non ha esitato a lasciare la sua moglie incinta per la fidanzata di suo fratello. Era possibile che avesse avuto un cambiamento improvviso e se veramente si pentiva di quello che aveva fatto ed era un uomo migliore ora, lo avrebbe dimostrato. Il piano ruotava attorno a Stacy, che fingeva interesse per mio fratello, attirandolo in una trappola e infine esponendolo davanti a tutti come meritava. Ovviamente il rischio maggiore era che mio fratello vedesse questo piano e dicesse a sua moglie e alla mia famiglia che era davvero Stacy a farlo agire in questo modo e mentire su tutto. Vabbè, nessuno era comunque dalla nostra parte, quindi non avevamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. Eravamo nervosi, ma Stacy era determinata a portare a termine il piano. Il piano era che si sarebbe presentata al luogo di lavoro di mio fratello durante l'ora di pranzo. Jay avrebbe detto che aveva commesso un terribile errore e poi lo avrebbe portato in un ristorante per parlare del loro futuro. Il mio ruolo in tutto questo piano era assicurarmi che mia cognata fosse anche lì nel ristorante ad aspettare di coglierlo in flagrante. Sapevo che, anche se era quasi garantito che mio fratello avrebbe seguito Stacy al ristorante, avrei avuto difficoltà a convincere mia cognata a sentirmi. Ma bene, dovevamo provarci. Abbiamo fatto tutto il possibile. Stacy ha tolto l'anello di fidanzamento per essere completamente convincente. Come previsto, mio fratello ci è cascato in pieno. Tutto quello che Stacy ha dovuto fare è stato presentarsi e fingere qualche lacrima e sincerità. Ha detto a mio fratello che era solo spaventata ad ammettere la verità e finalmente aveva trovato il coraggio di lasciarmi, mostrandogli che non indossava più l'anello di fidanzamento. Ogni dubbio che aveva è scomparso dopo di ciò. Sorprendentemente, non ho nemmeno avuto difficoltà a convincere mia cognata a venire con me. Penso che nel suo cuore la povera ragazza sapesse la verità per tutto il tempo. Abbiamo aspettato al ristorante e, come previsto, Stacy è entrata con mio fratello. Il seguito è stato spettacolare. Mia cognata lo ha affrontato in pubblico, ha urlato, e gli ha lanciato una bevanda addosso. Mio fratello sembrava vivere il suo peggior incubo, che probabilmente era esattamente il caso. Si è arrabbiato molto con Stacy e ha iniziato a urlarle contro, ma a quel punto sono intervenuto io. Ne avevo abbastanza di questo tizio che le mancava di rispetto. Niente che un pugno solido non possa sistemare, direi. Sono uscito con mia cognata e Stacy e siamo andati direttamente a casa di mia madre. Abbiamo raccontato tutto e dopo pochi momenti di incredulità mia madre è crollata e si è scusata con Stacy e me per tutto quello che aveva detto in passato. Mia sorella ha fatto lo stesso e sono così grato di avere la mia famiglia indietro. Dopo il fatto, mio fratello è rimasto a affrontare le conseguenze delle sue azioni. Abbiamo chiarito a lui e a mia cognata che lui non è più il benvenuto in questa famiglia, ma lei e il suo futuro figlio saranno sempre famiglia. Mia cognata è una donna meravigliosa e merita di stare con qualcuno che la apprezza. So per certo che troverà quella persona. Stacy e io le abbiamo assicurato che saremo lì per lei e per il nostro futuro nipote o nipote e faremo del nostro meglio per assicurarci che non si senta mai sola o sopraffatta. È ancora piuttosto scossa, per essere onesti, lo siamo tutti, ma sono sicuro che miglioreremo tutti con il tempo. Grazie per aver seguito questa storia incredibile fino alla fine. Cosa ne pensate di tutta questa situazione? Pensate che avrei dovuto gestirla diversamente? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere. E non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi altri video come questo. Alla prossima!